Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici e lavorativi per i prossimi 15-20 giorni. Troverete il minutaggio sotto nella descrizione e per aprire la descrizione c'è un altro vicino al numero delle visualizzazioni. Cliccando su quell'altro si apre un'altra finestra, in fondo c'è un secondo altro da cliccare e lì vi si apre tutta la tendina delle descrizioni. Bene, ma iniziamo con il segno del cancro. Andiamo a vedere i movimenti energetici lavorativi. Come dico sempre, le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi e trovate anche il link ad un video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Bene, cari amici del cancro, cominciamo con un 10 di bastoni, l'imperatore, il 10 di coppe e il giudizio. Devo dire che avete 2 10, quindi chiusure cicli, inizio cicli, e qui abbiamo anche la carta del giudizio, che è una carta di rinascita comunque. Quindi sento che in questo periodo ci sarà qualche tipo di peso, magari di responsabilità, magari è un lavoro che avete finito dopo tanto tempo, può essere qualche questione che era rimasta in sospeso, insomma, nella parte finale di gennaio ci sarà qualche cosa a livello lavorativo che vi porterà al compimento, all'appagamento, vi toglierete dei pesi dalle spalle o anche delle aspettative potrebbero essere, ok? E qui guardate ragazzi, io sento che per qualcuno si tratta di quello che è una notizia molto positiva per quello che riguarda il vostro ruolo, piuttosto che un premio che potrebbe arrivare. Ehm, C'è qualche questione che per qualcuno fa anche riferimento a una casa eventualmente, però c'è qualche questione legata a un ruolo, a un obiettivo, all'arrivare a un traguardo, mi viene da dire, che sarà ben consolidato, anche perché anche qui abbiamo questo 10 di coppe. La carta del giudizio potrebbe anche rappresentare appunto o quella chiamata che potreste ricevere per, diciamo così, arrivare al compimento, oppure può anche far riferimento a qualcuno che magari rivedete dopo tanto tempo e perché no, chissà, potrebbe esserci qualche nuovo accordo, mi viene da dire, perché comunque quando c'è l'imperatore si parla sempre di qualche cosa che è stabile. Andiamo a vedere carta per carta. 10 di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni, la carta della giustizia e un 8 di bastoni al contrario. Beh, con la carta della giustizia si può parlare di qualche contratto, avendo giustamente il 10. ehm, Credo che inizi un nuovo capitolo della vostra vita in questo percorso. Il fatto che ci sia l'8 di bastoni al contrario mi fa pensare che le cose siano andate o siano tuttora un po' lente, però questo 3 di bastoni mi fa ben pensare perché è una carta di espansione. Andiamo a vedere l'imperatore. Guardate, il cavaliere di coppe e il re di coppe. Come vi dicevo, sento che vi faranno un'offerta, una proposta, che vi daranno un premio. Può essere che qualcuno, diciamo così, si avvicini. Ragazzi, considerato che comunque abbiamo un 10 di coppe, il cavaliere di coppe, un re di coppe, si potrebbe trattare, di una situazione dove la situazione familiare, emotiva di coppia, diciamo, si mischia con quella che è la situazione lavorativa o economica, perché penso più economica che lavorativa, nel senso che qui per qualcuno si tratta di prendere casa insieme, ok? Andiamo a vedere il 10 di coppe. 6 di coppe e fante di spade al contrario. Sì, ho come la sensazione che vi state avviando verso un sogno,
verso quello che è l'appagamento, il compimento, proprio da un punto di vista emotivo e anche della completezza familiare. Tenete presente che se non è una questione, diciamo, della vostra famiglia, questa carta, essendo una stesa di lavoro, può essere riferita al gruppo di lavoro, quindi come se nel vostro gruppo di lavoro ci fosse uno star così bene da creare quasi una seconda famiglia, ok? C'è questo fante di spade che normalmente parla di qualche tipo di idea, forse un po' troppo bizzarra in questo caso, essendo al contrario. Può essere riferito a questo sogno. Abbiamo due carte di passato, andiamo a vedere il giudizio. 3 di coppe al contrario e la temperanza. Ragazzi, per qualcuno ho come l'impressione che una vecchia fiamma ritorni, che si faccia sentire dopo tanto tempo e che si ponga con un altro tipo di attitudine, perché comunque c'è la carta di guarigione, ok? Quindi è una sorta di nuova attitudine. Nuova fiamma può anche essere ipotesi, cioè adesso io l'ho detta così e sembra molto romantico, però sapete quelle persone con cui che magari incontrate, ah sì, si potrebbe collaborare, si potrebbe fare qualcosa, poi magari si inizia un discorso e non si arriva mai per motivi esterni magari a concretizzare qualche cosa, no? Ed è un po' come se qui ci fosse una sorta di riproposta, un sogno che ritorna, una persona che vi fa ritornare in mente un vecchio sogno, o è proprio la persona che riguarda il passato. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come termina la lettura, un ultimo consiglio. Sta di fatto che la situazione, cioè vi sento bene, sia a livello lavorativo sia a livello economico, c'è molta stabilità, per qualcuno, ripeto, potrebbe essere un cambio di ruolo, un aumento di livello, insomma. È una proposta che arriva in ogni caso, eh? E per qualcuno fa anche riferimento al passato o a un sogno del passato, eh? Allora, abbiamo la carta numero 21, Arcangelo Zadkiel. Autoaccettazione, compassione e perdono. Ve lo metto qui vicino alla carta della temperanza perché parte della guarigione emotiva si effettua con il perdono. Si rilascia anche karma con il perdono. Allora, abbiamo gli angeli dei 7 chakra. Wow! Carta numero 35, potere, verità e connessione. È un po' come se vi invitassero, perché comunque qui avete la carta della temperanza, a riportarvi in allineamento con voi stessi. E poi abbiamo la carta numero 34 che fa riferimento alle emozioni. Qua c'è un temporale rappresentato, ok? A un temporale di emozioni, correnti elettriche, di scosse. Quindi ragazzi, ho come la sensazione che qui ci sarà questo, da un lato portare in equilibrio e dall'altro queste emozioni che probabilmente sì, si faranno sentire, diciamo così. Qui è rappresentato come un temporale, ma se ve la devo dire tutta, nella prima parte non sento tutti questi temporali, eh. Sì, può essere che ci siano emozioni, non è detto che siano necessariamente emozioni negative, semplicemente qui vi parla di sentimenti incontrollati, quindi potrebbe anche essere semplicemente questa gioia che viene sprigionata grazie a questo sogno che ritorna a galla questa persona, quello che per voi rappresenta il giudizio 6 di coppe, insomma. Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se volete farmi sapere che supportate il mio lavoro, potete sempre mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io intanto vi ringrazio e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!
Benvenuti anche agli amici dello Scorpione. Anche per voi andiamo a vedere le tendenze energetiche lavorative per i prossimi 15-20 giorni. Come ricordo sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e anche il link ad un video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi. Bene, mi stanno scivolando tutte le carte. Abbiamo un asso di spade, la carta della temperanza, un 9 di coppe e un 8 di spade, ragazzi. L'asso di spade mi dice che c'è una questione che sta iniziando perché appunto è un asso, no? Quindi può essere anche una nuova idea, perché no? O comunque un nuovo tipo di realtà, mi verrebbe da dire, da un punto di vista della vostra situazione lavorativa, mi verrebbe da dire. Qui o avete preso coraggio o prenderete coraggio per fare una comunicazione, per dire qualche cosa, per proporre un'idea magari, o più semplicemente per dire quello su cui non siete d'accordo. Quando c'è l'asso di spade è sempre una verità, una comunicazione, anche un confronto magari con qualcuno. Può essere che ci sia sì, una chiacchiera, mi verrebbe da dire, che porta a galla delle cose. E poi abbiamo la temperanza, quindi ho come la sensazione che si vada verso l'equilibrio. La temperanza parla anche di pazienza, e di oculatezza. Però tutto sommato poi abbiamo questo 9 di coppe che è una carta di appagamento, è una carta di raggiungimento di un obiettivo. In effetti, ho come la sensazione che con questo 8 di spade non abbiate ben chiaro la ricchezza della quale siete circondati, che può essere sì, cioè sì una ricchezza materiale, ma non necessariamente la ricchezza è solo quello. C'è anche la ricchezza di tipo spirituale, cioè avere tanti amici, ipotesi, o avere tante idee, anche quella è una ricchezza. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Asso di spade. Abbiamo un cavaliere di spade e un 10 di spade. Sì, allora potrebbe essere un confronto con questo cavaliere di spade, quindi appunto una chiacchiera con un'altra persona. Mi verrebbe un po' da dire per definire le cose, per definire gli spazi, perché con questo 10 di spade c'è la fine di un ciclo. Quindi o qui si decide di parlare, di dire qualcosa con determinazione per concludere con un certo tipo di ciclo, oppure il cavaliere di spade è la persona con cui avrete questo tipo di confronto, questo tipo di dialogo. È come se dovesse rimettere un po' a posto le cose e dire ok, per me le cose sono così, né più e né meno. Andiamo a vedere la temperanza, perché ho come la sensazione che le cose ritorneranno in equilibrio o comunque troveranno un nuovo equilibrio. 9 di spade. Sì, è un po' come se vi invitassero a rimanere su pensieri positivi, perché il 9 di spade è una carta che vi dice che in realtà il problema è già passato, non c'è più, però voi siete ancora lì che pensate a tutta la sofferenza che vi ha creato quel problema. È un po' come vivere nel passato, no? E invece qui c'è da, sì, con la temperanza c'è qualche questione a cui siete rimasti legati, probabilmente. Ehm, ma è una questione di attitudine mentale, perché ho come la sensazione che ci sia qualche questione, qualche idea proprio legata al passato alla quale voi siate rimasti legati. Vi dirò, avete poi anche questo 9 di coppe? Sì, è vero, c'è anche l'8 di spade, 9 di spade, 10 di spade. È proprio qualcosa che secondo me ehm, dovete elaborare. E quando c'è il 4 di pentacoli si parla al momento di un attaccamento. Quando c'è un attaccamento ed è una questione materiale, per qualcuno può fare riferimento a una casa o a dei beni proprio di tipo ehm, liquido, economico, piuttosto che, non so, la macchina o cose di questo genere. E qui ho un po' come la sensazione che
mm, sì, ci sia questa sorta di rimettere scusate, in equilibrio quello che sono le spese fondamentalmente. E fate attenzione perché quando c'è il 4 di Pentacoli si parla anche un po' di non avidità, ma di tirchiaggine si dice, di qualcuno che è tirchio, di qualcuno che è avaro, che non vuole spendere. Mi sento molto preoccupati per la questione economica, probabilmente per quel tipo di inizio, se è un nuovo inizio determinato, perché qui abbiamo un 1 e un 10, quindi può essere un nuovo lavoro magari, o una nuova realtà all'interno del lavoro, perché si è fatto chiarezza su una questione. Però, però c'è proprio qualche cosa che non... Come vi posso dire? Con la carta della temperanza ci dovete andare un po' cauti su quello che sono gli attaccamenti alle cose materiali. Ho un po' come la sensazione che dobbiate scegliere in questo periodo su che cosa investire i vostri soldi, insomma. 9 di coppe, abbiamo la torre. La torre, il fante di spade al contrario e la carta del giudizio. Allora, devo dirvi ragazzi che, insomma, c'è questo 9 di coppe, c'è una sorta di sogno compiuto, perché poi abbiamo anche il giudizio, che è una carta di rinascita. Ho come la sensazione qui che qualche questione potrebbe essere o legata a un'idea che avevate, o legata a una persona. Ho come la sensazione che ci sarà qualche riequilibrio o delle vostre idee, mi viene da dire, perché qui abbiamo la carta del giudizio, c'è una rinascita, c'è un nuovo capitolo all'interno della sfera lavorativa, questo ve lo dico. E anche la torre è una carta di reset, che sì, è vero, normalmente è impegnativa, infatti ho come l'impressione che questa torre vi porti l'otto di spade, però in realtà il giudizio è una carta molto positiva, parla di idee, parla di chiamate anche dall'alto, appunto, oppure fisicamente, telefonicamente intendo. Però è l'idea, e anche il fante di spade parla di idee, quindi sento come un... è come se aveste questa voglia di far qualcosa, però siete ancora mentalmente, diciamo, sommersi un po' nella negatività. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo il 4 di spade. E l'otto di coppe. Sì, anche qui avete la temperanza, eh. C'è bisogno di prendervi un periodo, ragazzi. Può anche essere proprio un periodo di ferie, magari, dal lavoro. Può essere anche solo un fine settimana lungo. Avete bisogno di cambiare un po' l'attitudine mentale. Non so perché, ma continuo a vedere dei boschi, quindi potrebbe essere utile per voi andare a fare delle passeggiate nei boschi. Stare in mezzo alla natura comunque aiuta a pulirsi dall'energia negativa. Mm, Ho come la sensazione che otterrete un risultato e vi renderete conto che non era quello che vi aspettavate. Mm. Fatemi sapere poi nei commenti. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Arcangelo Haniel, carta numero 15. Wow! Parla di gioia, di benedizioni e di intuizioni, ragazzi. Le intuizioni le vedo qui, eh? Mm-mm. Diciamo che siete un po' annebbiati per essere, tra virgolette, obiettivi con le intuizioni che avete, però comunque c'è qualche questione qui che vi benedice, avete comunque
l'angelo qui, avete l'angelo qui, la temperanza nei tarocchi tradizionali è rappresentata con un angelo. Quindi in qualche modo è un passaggio un po' guidato, secondo me. Però ecco, è una sorta di rinascita, è una sorta di presa di consapevolezza. Avete anche il giudizio in realtà. Bene, cari amici, io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se volete farmi sapere che vi piace il lavoro che faccio, potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche ai pesci. Andiamo a vedere anche per voi le tendenze energetiche nell'ambito lavorativo per i prossimi 15-20 giorni. Come dico sempre, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi e nel caso vogliate contattarmi trovate anche il mio indirizzo email. Ragazzi, abbiamo il mondo, l'asso di spade, la regina di bastoni, l'otto di coppe e la carta del mago. Wow! Ho come la sensazione che o siete già arrivati al compimento, a un traguardo, o in questa fine gennaio potreste arrivare ad un certo traguardo. E ho come la sensazione, perché qui abbiamo una carta di compimento, di chiusura ciclo, e qui abbiamo una carta di inizio ciclo, è un asso. Dopodiché abbiamo la regina di bastoni, che è una regina, quindi è arrivata diciamo, a raggiungere i suoi obiettivi, a raggiungere la vetta della scala sociale, perché comunque se lo è meritato. Sì, per qualcuno fa riferimento a una promozione, ragazzi. E poi abbiamo un 8 di coppe. L'8 di coppe mi parla di un viaggio, di una ricerca interiore. Ho considerato che abbiamo la carta... C'è scritto il mago, qui si sono sbagliati. C'è scritto il mago, ma è la carta degli amanti. Comunque, e anche il numero, cioè, vabbè, errori di stampa, suppongo. Sta di fatto che con la carta degli amanti si parla di un equilibrio, di quello che è una, in teoria una relazione romantica, ma essendo una questione di lavoro, ho come la sensazione che qui sia una sorta di equilibrio interno che andrete a prendere. La carta degli amanti è anche una carta che parla di una scelta, la scelta tra il vecchio e il nuovo. Di conseguenza qui abbiamo un asso di spade ed è come se ad un certo punto in questo fine gennaio riuscirete a prendere una decisione importante che vi porterà ad iniziare qualche nuovo tipo di ruolo, qualche magari anche nuova collaborazione. C'è questa regina di bastoni comunque che se non siete voi potrebbe essere appunto una persona, magari un capo, non lo so, ma ho come la sensazione che siate voi, viste queste due carte. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo la carta della morte al contrario e l'imperatrice. Wow! Quindi assolutamente qualche cosa è stato lasciato indietro e con la carta dell'imperatrice si va verso l'espansione, verso nuovi progetti, perché è la gestazione di qualcosa e qui vediamo qual è quel qualcosa. Andiamo a vedere l'asso di spade. Il Papa e il 7 di pentacoli. Sì, anche il Papa è una carta di ufficializzazione, è una carta di tradizioni, di... Sì, anche contratti, ragazzi. Ho come la sensazione veramente che o sarà un nuovo lavoro o sarà un nuovo ruolo all'interno del lavoro. Per qualcuno si tratta anche di un lavoro dove magari c'è da viaggiare, eh.
Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo una regina di coppe, il fante di pentacoli e nuovamente la regina di bastoni. Quante figure! Sì, può essere che questa regina di bastoni, insomma, debba collaborare con anche queste altre figure. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Dieci di bastoni, 10 di coppe e asso di spade. Guardate, qui c'è qualcuno che probabilmente si toglie delle responsabilità e vedendo tutte queste figure ho come la sensazione che potreste anche diventare i capi di qualcuno o non lo so, se arriva del personale nuovo in azienda, ipotesi, potreste essere voi le persone che dobbiate formare questi nuovi colleghi, insomma. Sapete che si fa sempre un po' di affiancamento. Scrivetemi poi come vi risuona nei commenti. Però comunque qui abbiamo anche un 10 di coppe e di nuovo un asso di spade e la carta degli amanti. Quindi sento che si va verso l'equilibrio, ci si toglie, come vi dicevo prima, dei pesi, delle responsabilità. Qualcuno si toglie proprio fisicamente di mezzo con questo 8 di coppe, eh. Sento un cambio, ragazzi, inizia qualcosa di nuovo e di molto positivo, vedendo anche questo 10 di coppe e la carta degli amanti e dell'asso di spade che parla comunque di verità, di nuovi inizi. Sento che per qualcuno potrebbe anche arrivare proprio un aumento di stipendio, un trasferimento, un cambio di ruolo, un nuovo tipo di progetto, anche nuovi investimenti da fare. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 21, Arcangelo Zadkiel. Quest'arcangelo è collegato con l'autoaccettazione, con la compassione, con il perdono. Qui deve essere successo qualcosa con questa morte per cui abbiate bisogno un attimino magari di accettare un certo tipo di situazione o di persona anche, se fosse per esempio all'interno di un ambiente lavorativo. Ok, poi qui abbiamo infatti carta numero 16 e qui lo vediamo perché abbiamo i due 10. Questa carta parla di risultati raggiunti, di traguardi proprio, e sento con questa regina di bastoni che, ripeto, potrebbe essere il fatto che veniate messi a capo di qualcuno. E poi abbiamo la carta numero 43, il tuo spirito eterno. E qui parla del sé superiore e dell'intuizione sacra, ok? Quindi è come se ci fossero delle nuove idee in arrivo. Wow, mi pare molto bello, devo dire. Va bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!